istruttori copia e incolla. Stiamo parlando dell'incolumità, della vita, non di una medaglia difesa da strada dove ti trovi di fronte più aggressori armati o un aggressore molto più forte di te. Benvenuto nella GM Roberto De Rosa Academy. Qualcuno mi ha chiesto di questi corsi istruttori di pochissime ore di lezioni e poi sei abilitato ad insegnare la disciplina appunto per cui hai fatto quelle poche ore. Cosa ne penso? Ne penso che quello che ne viene fuori è, io lo classifico in questa maniera, istruttori copia e incolla. Sono sicuro che non può dare più di tanto, perché? Perché non c'è il tempo di metabolizzare le tecniche, di sperimentarle, poi non ne parlo proprio perché molto probabilmente neanche chi insegna, chi dà appunto l'abilitazione di insegnare il metodo ha un'esperienza che sia piccola o grande, ma reale. Reale, quando dico reale intendo dire da difesa da strada dove ti trovi di fronte più aggressori armati o un aggressore molto più forte di te e non sei un poliziotto, un carabiniere, insomma uno delle forze dell'ordine che ha un compagno o dei compagni per sostenersi a vicenda, dove hanno pistole, manganelli, dove hanno insomma tutto ciò che hanno l'autorità di una divisa. Insomma ci sono tutti e tanti elementi che una persona comune, una persona che viene aggredita per strada, una donna, insomma qualsiasi persona viene aggredita per strada non ha assolutamente. Quindi cosa dire di queste cose? Lasciano il tempo che trovano. Quello ritornando al famoso istruttore copia e incolla, non fa nient'altro che apprendere oggi un movimento e ripeterlo come un pappagallo ai propri allievi. Cosa può esserci sotto questo insegnamento? Niente. Io sono 50 anni che sto nelle arti marziali e ancora ho voglia di imparare, ancora mi metto in gioco, ancora testo determinate cose. Ho fatto il buttafuori, quindi mi sono trovato in tante situazioni io da solo contro, come ho detto prima, persone più grandi di me o più numerose ovviamente di me, dove non avevo persone su cui contare, perché sì, lo so, i buttafuori di solito lavorano a 4, 5, 10, insomma dipende dal locale dove sono. Io ho lavorato veramente tanti anni da solo, quindi ho sentito sulla mia pelle questo che vi sto dicendo. Mi vedete, non sono grande, quindi non è che sono la persona, il famoso armadio che intimorisce solo a guardare. E se non avessi badato, ma veramente con proprio meticolosamente all'efficacia senza forza, beh, molto probabilmente non starei qui a fare video. Però tornando al nostro discorso, se volete che vi si ripeta una cosa detta da un'altra persona, lasciamo perdere se ha esperienza o non ha esperienza, però una cosa ripetuta, una cosa imparata in poche ore, come ho detto prima, di allenamento e mai testata, mai vissuta, ma semplicemente ripetuta, ovviamente ripensando a ciò che gli è stato insegnato la settimana prima o l'anno prima, beh, valutate voi questa cosa. Quindi prendetevi tempo, prendete il tempo di valutare le varie scuole che ci sono nella vostra zona o sull'online, insomma, se vi interessa la vostra incolumità, e vi ribadisco, non cercate ciò che funziona in palestra. Io per primo ho sperimentato questa cosa, mi sono allenato con persone davvero molto più grosse di me in palestra e su leve, su cose che adesso reputo banali, tutte funzionanti in palestra, funzionavano alla grande, ma perché? Perché il mio aggressore, il mio compagno d'allenamento mi permetteva di fare questo.
Avendo poi sperimentato determinate cose, per fortuna non questo perché ho cambiato prima metodo di allenamento, insomma ho cambiato prima tutto nella mia vita, prima di fare il buttafuori, ma avendo sperimentato appunto che la realtà è completamente diversa, adesso posso dire che erano davvero, davvero delle banalità, che una persona nel momento in cui le sta facendo, una persona ignorante in materia che si affida a un istruttore perché gli hanno parlato bene o perché ha visto un video dove si muove velocemente oppure esegue delle tecniche che all'apparenza sembrano semplici, ma poi non funzionano minimamente. Questo per me è la cosa più sbagliata. Perché? Perché vi dà delle false sicurezze. È molto meglio che una persona non conosca niente, perlomeno è molto più accorto nel non dico andarsi a cercare, ma stare lontano dalle situazioni, chiamiamole pericolose, e non una persona che è fiduciosa in se stesso, crede di conoscere, di sapere, di saper affrontare determinate situazioni e quindi non ne sta tanto lontano, e poi ovviamente non devo dirvelo io cosa potrebbe succedere. È palese la cosa. Quindi quello che vi stavo dicendo prima, prendetevi tempo per scegliere a chi affidarvi. Stiamo parlando dell'incolumità, della vita, non di una medaglia persa o vinta che può fregarcene, ma veramente altamente. Stiamo parlando di portare sano e salvo il nostro di dietro a casa, nostro come dei nostri cari. La realtà è diversa, fidatevi di chi può dirvelo. Non voglio peccare di presunzione, però ho avuto le mie esperienze da strada e posso dirvi che è così. Sicuramente sto parlando a persone che fortunatamente non sono mai state aggredite dalla strada, ma sicuramente ci sarà tra di voi tante persone che gli è capitato una situazione di questo tipo. Mettetelo nei commenti se effettivamente è come dico, oppure scrivete nei commenti che non è così, così che possa leggere anche chi non ha esperienza e rendersi conto che non è solamente la mia parola, ma è una parola di chi ha avuto la fortuna in questo caso, perché può dire la sua, ma la sfortuna di essere aggredito da strada. Se siete d'accordo con me, mettete un bel mi piace e seguite la pagina. Chi invece non è d'accordo con me, il consiglio è di seguire la pagina così da vedere prima di dare un giudizio ai prossimi contenuti che andrò a condividere con voi. Non mi resta che salutarvi, ci vediamo al prossimo video.